Ebbene sì, proprio non riesco a stare senza questa DS9, ma come di consueto non vi porterò nuovamente in un walk around e purtroppo non è ancora arrivato il momento di un test drive, bensì di salire ancora una volta all'interno dell'abitacolo lussuosissimo e di scoprire il comfort dei passeggeri. Passa ok dalle pelli, dai materiali pregiati, dalla qualità degli assemblaggi, ma quanto passa attraverso la sua tecnologia di bordo? Scopriamolo in questo Focus Infotainment della DS9 e-Tense. Eccoci all'interno della DS9 e-Tense, direi di accenderla subito in modo tale da non entrare in risparmio energetico. La vettura si è accesa in maniera silenziosissima e direi di saltare subito all'analisi di questo display dell'infotainment con un design molto elegante, con questi elementi triangolari sui due bordi laterali che richiamano un po' questa fantasia romboidale che si trova all'interno di tutto quanto l'abitacolo. Partiamo dal suo layout. Negli angoli in alto abbiamo delle fascette che ci danno accesso al centro notifiche, alle impostazioni dei dati e dei servizi e alla modalità privata, la cosiddetta modalità Valet. Tornando indietro abbiamo la temperatura, l'orario, il GPS, le impostazioni dei profili, lo spegnimento dello schermo, ci basterà toccarlo per riaccenderlo, la disattivazione dei profili, opzioni, vediamo un po'. Queste sono le opzioni del display, poi le vedremo più tardi, ma torniamo alla home. Qui in basso abbiamo due pulsanti invece dedicati al controllo della ventilazione dei sedili, il comfort termico dei sedili. Adesso sono ventilati, con ogni pressione scendiamo di livello fino a spegnerli, e così sono riscaldati, ma diciamo che la temperatura adesso è piuttosto media, quindi sto bene così. In basso invece abbiamo tutto un centro di comando a sfioramento per quanto riguarda vari pulsanti. Abbiamo l'accesso alla finestra dei flussi di energia, le informazioni relative all'aria condizionata, quindi lo sbrinamento dei vetri, il clima, quindi l'accensione del clima, lo teniamo su off, il ricircolo, il controllo della temperatura e quindi l'accesso all'intera finestra della climatizzazione. Come vedete abbiamo la temperatura, la velocità delle ventole, la temperatura anche dell'altro lato, quindi dedicato alla zona destra dell'abitacolo, la direzione delle ventole, questo bel jingle, l'aria condizionata, il clima automatico e l'aria condizionata al massimo, quindi quando fa molto caldo abbiamo il massimo delle ventole, il minimo dell'aria condizionata, ma direi di spegnere tutto. Le opzioni: programmazione della climatizzazione, possiamo avere un precondizionamento tipico delle auto elettriche o ibride, la modalità auto normal, soft, fast, come vedete, l'air quality system on e off, quindi il filtro nell'abitacolo con il filtraggio del particolato, mono o bizona, anche per il controllo del clima per la seduta posteriore o la parte anteriore, e il bloccaggio del controllo del clima posteriore, quindi sul divanetto posteriore stesso. Torniamo indietro, quindi questa era la finestra dedicata al clima. Al centro troviamo un pulsante per mettere la radio in muto o tornare al volume precedente. Con questo bel rotore che sembra quasi un gioiello possiamo andare a alzare o abbassare il volume di questo fantastico impianto audio Focal. Il pulsante dedicato alla radio è il seguente: alla radio o comunque ai media. Abbiamo innanzitutto le frequenze, possiamo muoverci con questo slider o con le freccette a destra o a sinistra. Qui ci mostra il nome della radio, banda, genere della stazione, numero della frequenza, RDS, DAB, FM, e qui c'è l'icona, diciamo il logo della radio su cui siamo sintonizzati. Memoria, qui abbiamo le radio impostate nei preferiti. Lista, abbiamo la lista di tutte le stazioni disponibili, possiamo andare con questo slide del dito, con questa barra laterale e anche su questa muoverci. Insomma, abbiamo veramente l'imbarazzo della scelta, anche se io vi consiglio, mentre guidate, di controllarla dal rotore sul raggio destro del volante. Torniamo indietro, questa era la lista, vediamo modalità. Abbiamo 4 modalità di riproduzione dei media: la radio, il Bluetooth, l'USB o un iPod, quindi la connessione con un cavo fisico. Opzioni: lista delle stazioni radio. Questa è la lista completa. Qui abbiamo le frequenze da digitare con un tastierino. Questa è per l'FM, questa per la DAB e questa per la memoria, per i preferiti.
File musicali, qui possiamo avere dei file salvati e sfogliarli per album, artisti, genere, playlist o per dossier. Regolazioni radio. Ricerca della stazione, FM e DAB insieme, visualizzazione radio text. Questa era per le regolazioni generali. Abbiamo le regolazioni relative agli annunci. Annunci del traffico, attualità, meteo, sport, flash speciale e info finanza. Mettiamo su OK per salvare eventuali cambiamenti. Gestione foto, possiamo avere delle foto salvate per magari uno dei singoli profili di questo sistema infotainment. Impostazioni audio personalizzate o secondo musica classica, jazz, blues, pop rock, techno e vocale, bassi, medi e alti, bass, medium e treble, loudness, quindi aumentare un po' la qualità all'interno della riproduzione audio, la ripartizione, quindi il bilanciamento all'interno dell'abitacolo, ci possiamo muovere col dito o con le freccette, lo ricentriamo e possiamo avere la via centrale e i subwoofer. Con questo si reinizializza. Questo per tutti i passeggeri, solo per il guidatore o solo per la zona anteriore. Inoltre abbiamo impostazioni del suono, i suoni del touch che adesso ho rimosso, la regolazione del volume in base alla velocità. Il suono del touch io vi consiglio di tenerlo perché questo è un display senza feedback aptico e quindi piuttosto che dover stare a togliere lo sguardo dalla strada per motivi di sicurezza ed essere sicuri di ciò su cui state cliccando, vi consiglio di avere i suoni attivi, per quanto capisco che possano essere abbastanza fastidiosi. Voce, volume della voce si applica alla sintesi vocale del sistema, un po' troppo alto lo teniamo medio. Suonerie, volume della suoneria per default. Carina questa suoneria, ma torniamo indietro. Queste erano le opzioni, le abbiamo appena viste. Andiamo al navigatore. Zona non cartografata, siamo nel parcheggio del concessionario Autoclub. Possiamo andare a spostarci con le dita. Una funzione pinch to zoom, sia col pinch to zoom sia con più e meno. Con questo pulsante abbiamo una diversa grafica proprio a livello di cartina geografica in 2D. Con questo pulsante ricentriamo. Con il seguente pulsante abbiamo la vista della mappa praticamente europea. Come vedete possiamo andare ad abbassarci col singolo tocco, qui ci mostra le colonnine di ricarica, la viabilità, insomma delle informazioni utili e interessanti. Ci ha portato insomma al minimo di quanto potevamo vedere sulla cartina geografica. Torniamo indietro, sempre sulla mappa. Abbiamo modalità auto, quindi zoom automaticamente in base alle svolte per esempio, il menu della navigazione, a breve lo vediamo, la visualizzazione in 3D oppure in 2D, in 2D con il nord fissato, in 3D, quindi una visuale a volo d'uccello, oppure in 2D con le informazioni sulle colonnine di ricarica disponibili nella nostra zona, perché questa è una vettura, come vi ho detto, plug-in hybrid. Dove ve l'ho detto? In questo video qui in alto nelle schede, tra l'altro. Abbiamo questa finestra con sul laterale destro un menu a tendina, stazioni, parking, traffico, quindi i punti di interesse sulla mappa, la consultazione della mappa, quindi un mirroring di ciò che abbiamo visto prima. Qui centriamo, abbiamo i punti di interesse per colonnine di ricarica, per parcheggi, per la situazione del traffico, per vari allarmi ed avvisi, e possiamo anche aggiungere altri punti di interesse tipo un concessionario DS o un aeroporto. Andiamo su ricerca, qui abbiamo un tastierino per digitare un indirizzo o un punto di interesse, qui c'è una tastiera appunto che ci dà accesso alla ricerca stessa, ma controlliamo il menu, abbiamo l'inserimento di un indirizzo, tastierino alfanumerico, come vedete, dopodiché possiamo andare alle mie destinazioni, quindi casa o lavoro preferite, oppure quelle in base ai nostri contatti o le recenti raggiunte, i punti di interesse, come vi ho detto, DS, aeroporto, agenzie di noleggio auto, sono veramente tante, addirittura gli eliporti, la ricerca, sempre per centro di interesse o per indirizzo, i criteri di guida,
un percorso veloce, un compromesso, un percorso breve, un percorso ecologico, non sempre sono lo stesso, autostrade on e off, pedaggio on e off e traghetti on e off, presa in conto del traffico, manuale, automatica o nessuna. Premiamo su ok, itinerario e tappe, se abbiamo più tappe di uno stesso percorso, qui possiamo impostarle e selezionarle. Regolazioni, regolazione automatica dello zoom, 2D nord, insomma la vista come l'abbiamo vista prima, scusate il gioco di parole. Qui tra l'altro possiamo regolare in auto il colore della mappa, per averlo in notturno, in diurno o in automatico, lasciamolo in automatico. Impostazioni della mappa, autorizzare la dichiarazione delle zone di pericolo, raggiungere la destinazione finale a piedi se magari ci stiamo fermando in una zona che è appunto limitata per la circolazione e dobbiamo proseguire a piedi. Allarmi, avvisare di un parcheggio in prossimità, una stazione di servizio, una zona a rischio, prossimità di vari punti di interesse 1 e 2 che possiamo aggiungere personalizzandoli con il più. Voce, possiamo attivare i messaggi alla guida e pronunciare il nome delle strade. Infine cartografia, abbiamo la cartografia dell'Europa, dei singoli stati, fino al Vaticano praticamente, in ordine alfabetico. Torniamo indietro, questa era la navigazione. Andiamo al veicolo, gli ADAS praticamente, oltre ovviamente alle regolazioni del veicolo stesso. Abbiamo il passaggio automatico da abbaglianti ad anabbaglianti, l'assistenza visiva al parcheggio, anzi, già che ci siamo vi faccio vedere un po' la retrocamera. Eccola qui, una retrocamera molto simile a quella presente sulla DS7 e sulla DS3 Crossback. Possiamo avere una vista standard del posteriore, una vista a 180 gradi, una vista zoom e una modalità auto, quindi in base a come posizioniamo questa è la retrocamera, anzi la telecamera anteriore. Torniamo indietro, mettiamo in P, abbiamo la visione notturna, segnala la presenza di di pedoni, assistenza al parcheggio, sorveglianza dell'angolo morto, quindi il blind spot, l'antipattinamento, le informazioni sui pneumatici sgonfi e il check. Le regolazioni del veicolo, abbiamo regolazioni per lo stazionamento, quindi il bloccaggio della chiusura dei retrovisori e la regolazione dei retrovisori per la retromarcia, quindi si abbassano per mostrarci il marciapiede. I fari, accensione temporizzata, illuminazione d'accoglienza, illuminazione autoadattativa e i fari direzionali, quindi singoli elementi all'interno del gruppo ottico. Comfort, illuminazione in ambiente, sbloccaggio porta solo guidatore, del solo bagagliaio, apertura mani libere automatica, accoglienza guidatore, portellone con apertura motorizzata e apertura mani occupate. Infine, sicurezza, abbiamo tra gli ADAS l'Active Safety Brake, quindi la frenata automatica attiva. Qui abbiamo una distanza d'allarme vicina, normale o lontana dal veicolo che ci precede, la visualizzazione della velocità consigliata, la lettura di cartelli stradali e l'avviso di stanchezza del guidatore che ci consiglia magari di prendere una pausa. Con questo pulsante abbiamo accesso alle app, quindi la connettività tramite Apple CarPlay, le app connesse della DS e Android Auto e le app del veicolo, quindi per esempio l'energia. Qui abbiamo la finestra dedicata proprio ai flussi di energia, essendo questa una plug-in hybrid. Qui c'è la silhouette infatti in 3D trasparente della DS9 e-Tense, molto elegante, con i flussi di energia con il suo pacco batterie montato sul pianale, il motore elettrico sull'asse anteriore, le statistiche del consumo in kWh su 100 km e in litri su 100 km, lo stato di carica, anzi la programmazione più che altro, scusate, della carica, e l'e-save, quindi avere una riserva di energia massima di 10 km o di 20 km se magari sappiamo che durante la nostra percorrenza entreremo in un centro dove non possiamo guidare un'auto a benzina ma solamente un ibrido o un'elettrica e quindi vogliamo avere bisogno di vogliamo avere la possibilità di non utilizzare il motore termico e di avere almeno 10-20 km o il massimo del pacco batterie, quindi circa 50 km secondo il ciclo VLTP. Sul telefono non abbiamo collegato nessun telefono, premiamo qui per collegarne uno. Ci dà l'opportunità appunto tramite il Bluetooth di collegare un telefono, di ricercare un dispositivo e quindi di utilizzarlo per quanto riguarda i contatti telefonici o la riproduzione audio, per esempio per la musica, connessione Bluetooth, le regolazioni e i messaggi rapidi. Messaggi rapidi di risposta, quindi se si arriva in ritardo, se si è arrivati, se non si è disponibili a rispondere ad una telefonata o altri tipo sto uscendo di casa o ok grazie.
Questo era il telefono, abbiamo il pulsante dell'hazard qui in basso e qui in alto le impostazioni, le opzioni insomma dell'infotainment, la configurazione del sistema, distanza e consumo, quindi l'unità di misura in miglia per galloni per miglio, chilometri al litro per chilometro, litri su 100 km chilometro, temperatura in gradi Fahrenheit o Celsius, i parametri di fabbrica per reimpostare le impostazioni di default, consultare le informazioni di sistema e la modalità privata per non condividere nessun dato, condividere solo dati o dati e posizione. Premiamo su OK. Le lingue, qui possiamo selezionare la lingua del sistema infotainment, tutti in base all'Europa, all'Asia o all'America. Regolazione ora-data, data è quella giusta, giorno, mese, anno col punto, anno, mese, giorno, anno, e invece l'ora abbiamo il fuso orario, l'ora attuale, il formato a 12 o 24 ore, l'ora legale, quindi +1 in Italia, e la sincronizzazione col GPS. Configurazione del display, scorrimento automatico del testo per le animazioni e la luminosità, ora ce l'abbiamo al massimo, ho magarato un po', ora l'ho messa al minimo e ora torniamo sul massimo per motivi di video e chiarezza. Personalizzazione dei quadranti, qui possiamo personalizzare cosa vedere sul quadrante sinistro e su quello destro del quadro strumenti digitale della DS9 dietro il volante. Vediamo vuoto, temperatura motore, energia, indicatore di potenza, sistemi multimediali, navigazione, contagiri, rilevamento di stanchezza. Sulla destra invece possiamo mettere computer di bordo con il trip, contagiri, navigazione, insomma tutte le varie cose possiamo alternarle a sinistra e a destra. Infine parametraggio dei profili, possiamo mettere una foto, profilo 1 con il nome, reimpostare alle impostazioni di fabbrica il profilo per 1, 2 o 3 o mettere un profilo comune magari per tutta la famiglia e non per uno solo dei membri di essa. Qui abbiamo le impostazioni audio, le abbiamo già viste e adesso è il momento di focalizzarci sul display davanti ai miei occhi. Bene, questi sono i raggi del volante, abbiamo controllo vocale, modifica delle finestre sul quadro strumenti digitale, regolazione del volume e da questo lato lista delle stazioni radio disponibili e ricerca e anche la cornetta per iniziare o spegnere chiudere una telefonata, insomma. Ma focalizziamoci su questo quadro strumenti della DS9 iTense. Abbiamo con il rotore che vi ho fatto vedere sulla parte sinistra del volante la modifica delle finestre che possiamo visualizzare. Intanto andiamo su quella minima, premiamo il rotore e ci mostra al centro semplicemente il tachimetro digitale, in basso a sinistra i chilometri fatti con il contachilometri, sulla destra le luci accese, in alto le spie e sulla modalità di guida, in questo caso elettrica ma può essere anche ibrida e benzina, la marcia inserita in P in questo caso e sotto informazioni relative agli ADAS e ai sistemi, quindi la lettura dei cartelli stradali e in questo caso il cruise control. Con il rotore, vedete, abbiamo anche avuto sulla sinistra un piccolo messaggio di notifica. Con il rotore andiamo su personale, dove abbiamo modificato tramite l'infotainment le finestre che vogliamo visualizzare. Sulla destra abbiamo le informazioni del trip e dei consumi, sulla sinistra le notifiche e sui bordi abbiamo gli indicatori, indicatore di stato di carica e indicatore per quanto riguarda l'autonomia del serbatoio della vettura. Saliamo di un'altra finestra, andiamo su navigazione, qui ci mostra, come vedete, la cartografia zoomata in automatico del nostro itinerario, sulla destra le informazioni della cartografia stessa e le notifiche e sulla sinistra invece ciò che vedevamo prima al centro, quindi tachimetro e quant'altro. Andiamo su guida, qui ci mostra invece stesse cose sinistra e destra, al centro gli ADAS e la distanza dal veicolo che ci precede. Qui in alto tra l'altro vedete power, eco e charge. Power quando stiamo utilizzando la ricarica delle batterie, eco quando stiamo guidando in maniera ecologica e charge quando frenando o decelerando stiamo rigenerando la ricarica del pacco batterie. Andando sempre in su abbiamo strumentazione, quindi al centro il tachimetro e su questo bel rombo abbiamo anche il tachimetro fino a 240 km/h in digitale, sulla destra l'econometro se vogliamo del pacco batterie e nei bordi sinistro e destro rispettivamente livello carburante e stato batteria. Inoltre abbiamo energia, qui ci mostra i flussi di carica esattamente come li abbiamo visti nello schermo dell'infotainment centrale. E infine torniamo su minimo, che è quello della finestra di visualizzazione iniziale.
Questo quindi era il sistema infotainment e la tecnologia di bordo della DS9 e-Tense. Voglio sapere da voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se credete che sia al passo coi tempi e innovativo. Lasciateci un like se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, cliccate sul campanello per non restare aggiornati con tutti i nostri prossimi contenuti. E come fare per leggere tutte le informazioni che abbiamo a disposizione ad oggi sulla DS9 e-Tense? Beh, basterà cercarci sul nostro sito wedrive.tv, oltre che sui nostri account social, ugualmente wedrive.tv.